dopo la morte di Falcone, almeno in questo momento non ce l'ho quell'entusiasmo che avevo prima, perché almeno questo entusiasmo quantomeno venga sostituito da una voglia di lavoro alimentata dalla rabbia. Nel processo Falcone c'è un aereo nel cielo che vola mentre che scoppia la bomba. Questo aereo non si può trovare di chi è. Ne troviamo nel processo di Borsellino. E lì sul Monte Pellegrino c'è l'hotel e nell'hotel ci sono i servizi segreti. Quando succede che scoppia la bomba i servizi segreti scompaiono, però non vengono mai citate perché si condanna Sina. Contrada, nel luglio 1992, alto funzionario del SISDE, comparve all'interno della pista investigativa seguita da Gioacchino Genchi e Arnaldo La Barbera già dai primi mesi dopo la strage di Via D'Amelio. I due investigatori cominciarono ad eseguire, su delega della Procura di Caltanissetta, una serie di accertamenti, acquisendo i tabulati dell'utenza cellulare 033773, in uso al dottor Contrada, da cui risultava, fra l'altro, nella giornata di domenica 19 luglio 92, una telefonata alle ore 17 diretta al centralino degli uffici SISDE di Palermo. Genchi e La Barbera proseguirono le indagini effettuando, alla vigilia di Natale del 92, una serie di interrogazioni al terminale della polizia, su Contrada, alcuni suoi familiari ed amici dell'epoca. Ma nello stesso mese di dicembre 92, Arnaldo La Barbera fu trasferito, in modo del tutto inaspettato, da Palermo al Ministero dell'Interno, senza incarico e senza funzioni, e le indagini subirono una brusca battuta d'arresto. Allora, signor Onorato, lei sa se nel 1992, concentriamoci proprio su quel periodo successivo all'omicidio Lima, sul quale poi torneremo con poche domande perché abbiamo la sentenza definitiva. Lei sa se in quel periodo si discusse in Cosa Nostra, oltre alla possibilità di uccidere Vizzini, Mannino, la possibilità di uccidere il dottore Arnaldo La Barbera, funzionario della Polizia di Stato? Personalmente sono stato incaricato di andare alla Pella del Golfo e vedere di cui ci sono i verbali che già ne parlo 16 anni fa, sì, di uccidere La Barbera alla Pella del Golfo, di cui la Pella del Golfo era proprietaria di un certo avvocato Ponte, dove si amico trova intimo e socio in affari con Salvo Lima, dove che Salvatore Reina diverse volte faceva pure delle riunioni. Io ho accompagnato una volta Salvatore Biondini alla Pella del Golfo, però c'è una cosa strana, dottore. Il dottor La Barbera aveva ucciso 2 persone a Palermo, 2 rapinatori, e nessuno ha preso provvedimenti di ammazzare La Barbera in quel periodo. Quando La Barbera uccide 2 rapinatori che io pure conoscevo dall'Acquasanta, zona via Montalvo, nel mandamento di Nino Madonia non prende nessun provvedimento di ammazzare alla Barbera, perché nessuno si poteva permettere di ammazzare un rapinatore
e neanche un rapinatore poteva ammazzare un altro rapinatore, solo Cosa Nostra poteva ammazzare a Palermo. Chiunque fosse, veniva ucciso. In che periodo lei pedina o comunque studia la situazione per programmare l'attentato alla Perla del Golfo di Terrasini nei confronti del dottor La Barbera? Che periodo dell'anno è? Invernale, autunnale, estivo? Luglio-agosto 92. Luglio-agosto 92. Perché io ci vado pure ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per questo motivo. Per studiare meglio i movimenti del dottor La Barbera ci va ad alloggiare? Sì, io vengo ad alloggiare con mia moglie e i miei figli e mi sto 2 mesi pure là. Io ho 2 mesi che mi vado ad alloggiare alla Perla del Golfo. Per vedere tutti. Io addirittura mi ha detto se si poteva fare con il silenziatore, Salvatore Biondino, se si poteva fare col silenziatore, la pistola e il silenziatore, in piscina, perché io avevo visto, ho detto Salvatore, vedi che lui diverse volte va in piscina e rimane da solo, neanche va a mangiare, con una donna a fianco, che era una donna alta, più alta di lui, e molto più giovane, e che da un muretto dietro la piscina si poteva fare, neanche c'era bisogno di entrare dentro la piscina, da di fuori stesso si poteva fare. Solo che poi lui si è rinforzato la scorta, perché lì prima se ne andavano. Quando poi è successo l'attentato a Borsellino, che io già ero lì su di lui si è rinforzato la scorta. La scorta prima la scorta lo prendeva, lo lasciava e se ne andava. Poi la scorta lo lasciava e rimaneva la scorta lì sotto davanti al portone dell'hotel Perla del Golfo. No, l'ordine era sempre di ammazzarlo, solo che poi ci fanno sapere che ci sono i mandati di cattura per me, i mandati di cattura e le custodie cautelari firmate per l'omicidio Lima, che c'è Gaspare Mutolo che collabora, e quindi diciamo che a me mi dicono Salvatore Biondino, mi dicono di stare attento perché già abbiamo, vedi che tu c'hai i sbirri addosso che ti stanno seguendo, perché Salvatore Biondino gli dicono, non so chi glielo dice, ma persone dello Stato, che io sono indagato anche nell'omicidio Lima come mandante. Infatti quando mi viene a me la DIA a casa, io non ci sono a casa, perché mi dicono di non andare a casa. Io sono stato sempre a casa. A casa non ci sono perché mi dicono che ti devono venire a arrestare, perché c'è Mutolo che collabora e che sono nei 24 mandati di cattura, assieme con Reina e altri, Provenzano e tutti altri, non so se c'era Provenzano, Calò, Brusca e tutti, come mandante per l'omicidio Lima. Arrivano a casa, a me non mi trovano alle 5 di mattina, io già sapevo che dovevano venire, ma queste sono dichiarazioni che ho fatto pure quando è stato. Quindi non si fa per questo motivo, perché mi dicono che c'è mi sbirri addosso. Cioè qualcuno le dice perché doveva essere ucciso La Barbera, perché era nella stessa lista di Zì, Lima, commissario Germanà, nella lista di quelli che devono essere uccisi. Però gli dico io, ma scusa, quando c'è stato che questo a Salvatore Biondino, quando c'è stato che questo ammazzato il rapinatore doveva essere ucciso, il signor Nino Madonia non l'ha voluto toccato, dice che Nino Madonia no, non si tocca La Barbera. Tato Reina non lo vuole toccato nulla La Barbera. E ecco dove che c'è la stranezza, perché c'era chi diceva pure, Salvatore Biondino, che era una persona, che questo me lo dice Biondino, che La Barbera era una persona poi teneva i servizi segreti, che era una persona con i Madonia in buoni rapporti, e quindi si poteva permettere di ammazzare i 2 rapinatori. Nessuno si può ammazzare, però poi nel 92 cambia questa situazione.
Al dibattimento in corte di assise Borsellino Quater. È significativa la ricostruzione fatta da Genchi relativamente a due temi di indagine connessi alla strage: la pista del castello Utveggio e gli accertamenti su Bruno Contrada. Se è vero che la procura di Caltanissetta ha escluso in modo netto che il Cerisdi fosse una copertura del SISDE, in base agli accertamenti di polizia giudiziaria svolti, è altrettanto vero che manca un pezzo fondamentale per poter trarre conclusioni esaustive. Non esiste nessuna relazione di servizio da parte delle forze dell'ordine sullo stato dei luoghi presso il castello Utveggio, nelle ore immediatamente successive alla strage. Sul palazzo in costruzione dei fratelli Graziano, la procura ha recuperato un fascicolo contenente delle foto scattate sul luogo dalle forze dell'ordine nelle prime ore dopo la strage, e ciò è stato di fondamentale importanza per tentare di fare il punto tra relazioni di servizio scomparse, oppure contraddittorie, con quanto osservato nelle foto. Invece, per quanto riguarda il castello Utveggio, non esiste nulla agli atti che sia stato redatto nelle prime fasi delle indagini. Gioacchino Genchi, all'epoca vicequestore di polizia, nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio 92 si recò in via D'Amelio insieme al suo autista, cercando un luogo da cui gli attentatori avessero potuto premere il telecomando dell'autobomba, indisturbati. Notò il crinale di Monte Pellegrino su cui sorge il castello Utveggio. Assieme al suo autista decise di ispezionare quella costruzione e si avviò in macchina verso la sede del Cerisdi. Giunto al cancello, suonò il campanello, ma nessuno rispose. Genchi e il suo autista non poterono accedere al castello e fare gli accertamenti di polizia del caso. Senta, ma lei ebbe mai la notizia del fatto che al castello Utveggio vi fosse una struttura, appunto, ascrivibile ai servizi? Sì, mi disse una cosa del genere un funzionario. Per la verità, io la presi con le pinze perché, insomma, è un funzionario che ora non mi ricordo come si chiama, il cognome. Burieci, Luca Burieci. Lui era amico di uno che lavorava lì, che poi viene trasferito alla questura di Caltanissetta, che si chiama Coppolino. Cioè i miei sospetti perché si avvalorano? Se questi erano là e non c'entrano niente, perché quando noi facciamo le indagini si spostano e si levano? Cioè io ritengo che è una cosa diciamo anomala, perché insomma non c'è motivo, insomma se erano là restano là. Resta nei ricordi dei familiari di Paolo Borsellino anche un'affermazione che il magistrato pronunciò a proposito di Bruno Contrada e che è stata ricordata da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo. Per sapere quello che mio fratello Paolo pensava di Bruno Contrada, basta ricordare l'episodio riportato in atti processuali, nel quale, avendo Paolo sentito fare quel nome a tavola da un funzionario di polizia amico della figlia, era sobbalzato dicendo: «Chi ti ha fatto quel nome? Può bastare pronunciarlo, a sproposito, per morire». Nel 2014 il collaboratore di giustizia Vito Galatolo conferma di aver saputo dal cugino Stefano Fontana che i responsabili dell'omicidio del poliziotto Antonino Agostino, anche quella una vicenda a cavallo tra servizi e mafia, erano Madonia e Scotto, perché l'agente Agostino aveva scoperto che a casa della famiglia Galatolo, in vicolo Pipitone, nel quartiere Acquasanta, erano soliti recarsi sia Giovanni Aiello sia Bruno Contrada, i quali erano stati da lui visti parlare sia con Galatolo che con i Madonia, circostanza confermata dalla sorella Giovanna, pure lei pentita. Operazione Shark 2020. Viene arrestato a Palermo Gaetano Scotto, boss dell'Arenella, insieme ai fratelli Pietro e Francesco Paolo, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e altri reati. Scotto è sospettato anche di essere l'anello di congiunzione tra Cosa Nostra e i servizi. Per la strage di Via D'Amelio era stato scagionato dalla testimonianza di Gaspare Spatuzza. Pietro Scotto era stato condannato in primo grado e poi assolto in appello. Negli anni, nel frattempo, è venuto alla luce l'appartenenza ai servizi La Barbera, nome in codice Rutilius. Senti, i Galatolo avevano rapporti con forze di polizia? I Galatolo sì, avevano rapporti con
con loro erano i padroni della caserma che c'era all'Acquasanta dei Carabinieri, i padroni nel senso che facevano tutto quello che volevano. Poi in diverse occasioni siamo stati io presente a Barcarello, dove che il Congiata diverse volte si è incontrato con Saro Riccobono, dove presente c'era pure Enzo Galatolo, all'epoca c'era pure Nino Madonia, all'epoca c'era pure Salvatore Lo Piccolo, Gaetano Carollo, Barcarello Sperracavallo. Sì. Che io ero il ragazzino che andava a prendere il caffè, parlo del 1980, ma già ero Cosa Nostra. Senta, i Galatolo avevano una sede, diciamo, dove si vedevano molto spesso, un posto dove si vedevano spesso. Poi diverse volte sono stato a Vicolo Pepitone, dove i Galatolo facevano riunione, si incontravano. A parte le riunioni si incontravano con personaggi anche dell'istituzione, personaggi, Gaetano Scotto era sempre di casa, c'era dove che anche si facevano anche c'era una persiana dove che si strangolavano anche persone lì in Vicolo Pepitone. E diverse volte ho visto anche un certo Aiello, successivamente poi ho saputo che si chiamava Aiello, ma l'ho riconosciuto perché io diverse volte l'ho incontrato lì al Vicolo Pepitone, non so se sono state 2, 3, 4 volte quello che è. Era molto amico anche di Gaetano Scotto. Amico perché addirittura questo Faccia da Mostro, dove lo chiamavano perché aveva un po' il viso spregiato. Tante volte l'ho visto anche con la moto, una LD Davidson, proprietaria di Gaetano Scotto, che veniva al Vicolo Pepitone, e io sono stato lì così per andare a incontrare qualcuno dei Galatolo per motivi di Cosa Nostra. Ma questo Aiello che cos'era? Era una persona di Cosa Nostra, uno della polizia? Se ce lo vuoi dire? No, era uno della polizia che era molto intimo sia con Gaetano Scotto che anche con i Galatolo, Enzo Galatolo, Pino Galatolo. Diciamo che gli mancava, c'era addirittura, che mi sto ricordando, che dice che ci mancava solo la punciuta, che discuteva meglio, setteggiava meglio di un uomo d'onore. Signor Onorato, ma nel contesto di Cosa Nostra, cioè con altri esponenti di Cosa Nostra, lei ha mai parlato dell'omicidio Agostino? Cosa sa dell'omicidio Agostino? Ma io, per quanto riguarda l'omicidio Agostino, ho parlato sempre a livello confidenza con certi uomini d'onore che l'omicidio Agostino non ho partecipato e neanche so chi l'ha fatto, però in Cosa Nostra si parlava di questo omicidio che era stato fatto da Nino Madonia, perché noi di Cosa Nostra capiamo da dove viene, non lo so perché non ho partecipato e neanche me l'hanno detto, però in Cosa Nostra io non mi ricordo con chi ho parlato di questo omicidio, che era fatto sicuro, anche perché in quel periodo, per come è stato fatto e per come è stato chiuso il discorso, si parlava di Nino Madonia. Però, ripeto, è un'interpretazione di uno di Cosa Nostra che capisce come funziona Cosa Nostra.
e come funzionava in quel momento. Senta, ma a parte la individuazione di chi è stato il responsabile, ma lei ha mai saputo il motivo per cui questo agente di polizia Agostino è stato eliminato? E io quello che sempre, per quanto mi riguarda il mio ruolo, dato che si era in quel periodo, ero pure addentrato con Salvatore Biondino e cose, sempre per lo stesso motivo alla ricerca dei latitanti, perché si mettevano in contrasto con Cosa Nostra. Incrementò il suo personale patrimonio di 30 milioni, denaro versato nei 2 conti correnti accesi al Banco di Sicilia, filiali di Mestre e Palermo, agenzia 12. Il poliziotto ne avrebbe avuto altri, impossibile accertarlo dopo tanti anni. Un terzo conto corrente era infatti aperto al Banco Ambrosiano Veneto. La Barbera non aveva beni immobili ed era il solo in famiglia a percepire uno stipendio fisso. Non vi sono movimentazioni in linea con una gestione familiare ordinaria. E i soldi non erano fondi del SISDE destinati a Rutilius, nome in codice di Arnaldo La Barbera. Ha riferito, nel giugno del 95 aveva partecipato alla cerimonia per il matrimonio del figlio del boss canadese Vito Rizzuto, matrimonio celebrato a Montreal, in Canada. In quell'occasione aveva notato l'accoglienza ossequiosa riservata ad uno inviato dalla mafia palermitana, presentatogli come Gaetano Squotto, lui napoletano lo dice alla napoletana, Squotto, anche se circolava con un altro nome. Questo personaggio aveva la barba, i capelli ricci neri, gli occhiali scuri, cioè occhiali da vista con lenti scure. A questo punto aveva chiesto a Caruana Alfonso chi fosse quest'uomo e il Caruana gli aveva detto che si trattava di un personaggio di rilievo, inviato al matrimonio da Pippo Bono e Gaetano Fidanzati, ricercato per diversi reati. Caruana aveva precisato che lo Scotto, con un Madonia, aveva ucciso a Palermo nel 1989 il poliziotto e la moglie incinta. Anche lei assassinata in quanto era a conoscenza delle rivelazioni che il poliziotto poteva fare circa i legami della mafia con alcuni componenti della questura di Palermo. Successivi interrogatori, Pagano riconosceva poi questo Squotto nella fotografia di Scotto Gaetano. Arnaldo La Barbera era molto interessato alla requisitoria di Luca Tescaroli, PM nel processo sul fallito attentato della Daura, tanto da custodire la trascrizione con cura. I carabinieri del Rossa l'hanno trovata in casa della vedova del poliziotto. Nel giugno dell'89 La Barbera coordinò le indagini sulla strage mancata. Giovanni Falcone parlò di menti raffinatissime. Il capo della mobile di Palermo lavorava allora pure per i servizi segreti e tra i tanti documenti sequestrati in casa della vedova di La Barbera, oltre a 2 vecchie agende elettroniche, un tablet, un mini PC e un cellulare, i carabinieri hanno sequestrato un revolver 357 nascosto dietro una scarpiera, la pistola del poliziotto Arnaldo La Barbera, che sempre nell'89 indagò sull'agguato al poliziotto Nino Agostino, ucciso con la moglie incinta a Villa Grazia di Carini. Falcone partecipò al funerale dell'agente, ma La Barbera puntò subito su un delitto passionale, una pista investigativa sbagliata riemersa adesso a Caltanissetta nel processo d'appello sul depistaggio. 2 relazioni di servizio redatte da un collega dell'Agostino aveva saputo da Agostino che Agostino si stava occupando della ricerca di latitanti. La Barbera indirizza queste indagini verso questa pista passionale, sebbene vi fossero queste relazioni di servizio e le modalità dell'omicidio portavano a ritenere invece una matrice chiaramente mafiosa. Ma c'è di più. La Barbera fece vedere al padre del poliziotto assassinato alcune fotografie per identificare i killer, tra loro anche quella di un giovane divenuto famoso per un film girato in quell'anno a Palermo e quella di Vincenzo Scarantino, divenuto il falso pentito della strage a Borsellino. Comunque, ad esempio, le porto una cosa che c'era il maresciallo dei carabinieri dell'Acquasanta, Sarzano, che era nel libro paga della famiglia dell'Acquasanta. Era lui che gestiva qualsiasi cosa, ci avvisava. Da noi, ad esempio, veniva Giovanni Aiello Faccia da Mostro, da noi veniva Bruno Contrada.
Da noi qualche volta è venuto Armando La Balbera, che era quel periodo, questo a fine 90, nei primi anni 90, 91, 92, che se la faceva veniva spesso nella nostra borgata, prima delle stragi di Via D'Amelio. Questi erano tutti i personaggi che venivano, poi invece all'incontrario a cercare come latitanti e personaggi di spicco venivano due poliziotti che entravano in un certo Agostino e un certo Piazza, venivano là dentro a cercare, a guardare chi entrava, chi usciva, e noi il lavoro nostro era avvisarli e farli scappare dietro le spalle, che avevano dei cunicoli che potevano andare a finire in altre zone, sempre appartenenti alla famiglia dell'Acquasanta, cioè via Miraglio-Rizzo, via Montalbo. Cioè, tutti questi personaggi venivano là assieme a un altro, a Nino Madonia, si incontravano con veniva l'avvocato Marco Clementi, che era promotore della famiglia di Re Sultana.